Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotaric World. È così che mi trovate sui social, questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 30 luglio al 12 agosto dove troveremo la luna nuova in leone, proprio nel vostro segno, quindi voi potreste sentire in modo abbastanza forte queste energie. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso andiamo ad accendere la nostra luna, vediamo dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci. Questa luna nuova in Leone ci porta creatività, fiducia, vitalità, entusiasmo, apertura verso gli altri, possibilità di condivisione e anche un buon momento per esprimere ciò che sentiamo. Nuovi inizi, opportunità per avviare progetti, fissare obiettivi, periodo di trasformazione e anche con sorprese e incontri interessanti. Di contro dobbiamo fare attenzione all'impulsività, all'orgoglio, al bisogno eccessivo di attenzione, riconoscimento, illusioni, superficialità, eccessi, egocentrismo e soprattutto al perdere e sprecare energie in sciocchezze, in cose che non ci servono e non sono utili. Ovviamente queste sono energie pro e contro che possono anche riguardare sia diciamo noi stessi o anche da attenzionare nelle persone che ci circondano, perché queste sono energie generiche, ma vediamo proprio quelle che riguardano il vostro segno. Gli oracoli intercettano soprattutto nella prima parte, quindi intorno al 30 luglio, con la luce lunare una nuova e bella energia. Ci parla di gioia, di un qualcosa che funziona al meglio, possiamo trovare la strada spianata in quello che stiamo facendo, alcuni problemi saranno risolti, oppure nelle situazioni più complesse magari finalmente c'è una fase di miglioramento e anche alcune cose potrebbero andare meglio di come pensiamo. Quindi abbiamo un ottimo punto di partenza e in più troviamo con il figlio delle stelle un qualcosa che riguarda la difesa, la protezione. E infatti ci dice che siamo protetti, siamo assistiti da un potere superiore, quindi c'è qualcuno che ci guida da lassù, sapere appunto che c'è un angelo, una persona cara che non c'è più, uno spirito guida che è con noi e allora quindi ci può infondere gioia e fiducia. Quindi abbiamo questa protezione che ci può sostenere in realtà anche nei momenti più difficili. Poi troviamo probabilmente era un messaggio che doveva saltare fuori e poi ovviamente ognuno di noi può intercettare e prendere questo messaggio e magari anche capire che potrebbe essere. La luna piena, in questo momento, in questa fase, ovviamente noi stiamo parlando della luna nuova in Leone, però il fatto che ci sia una carta del genere come messaggio può parlare di un evento fortunato, un risultato positivo, anche un evento gioioso, di realizzazione e di forti emozioni e sensazioni, anche buone energie e vibrazioni che ci possono aiutare non solo a star bene, però anche a sbloccare delle situazioni. Forse, visto che c'è l'indicazione luna piena, magari adesso possono incominciare a sbloccarsi quelle situazioni e le possiamo cogliere proprio in pieno nella fase successiva. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Vediamo quali altri messaggi. Già fino a questo punto abbiamo degli ottimi messaggi, buone energie e troviamo il custode della terra
che ha a che fare proprio con il radicamento, con la protezione, con la custodia. Si connette un po' a quello che già abbiamo visto precedentemente, e in più ci parla di creazione, di partecipare attivamente alla costruzione di un qualcosa, e dobbiamo assolutamente sapere che le nostre azioni hanno un forte impatto e lasciano delle tracce, quindi alcune azioni o anche alcune cose che andremo a comunicare, a fare e dire in questo periodo, lasceranno quelle tracce o comunque ci saranno poi delle conseguenze. Quindi meglio fare attenzione e cercare di agire per il meglio, oppure giocare d'astuzia, prepararsi, pianificare, scusate, per quello che vogliamo ottenere successivamente. Poi troviamo il colibrì, che è, a parte essere un bellissimo animaletto, il suo significato, ci invita sia alla gioia, a alcune cose, belle che possono accadere, però ha un significato ben preciso che, ci invita a cogliere i dettagli, a custodire i nostri confini, a scegliere con chi condividere le nostre idee, la nostra energia e i nostri desideri, di ascoltare l'intuito, di riflettere sul percorso passato e di capire dove si vuole, andare, e quindi mettersi nelle condizioni di esplorare e trovare coraggio per spingersi oltre. Come vedete troviamo tante indicazioni che hanno a che fare, secondo me, anche proprio con questa luna nuova, proprio di avviare progetti, di cogliere opportunità, di avviare anche un periodo di trasformazione, di fissare degli obiettivi, come già detto. E il Concilio porta in più quel messaggio di armonia. Se poi, in alcuni progetti, in alcune cose sono coinvolte altre persone, poi può essere con la persona amata, può essere anche a livello lavorativo, anche in amicizia, eccetera. Quindi ci parla proprio di, confronto sano e costruttivo, anche di studio, di osservazione, di riflettere sul nostro scopo, su quello che vogliamo ottenere, di circondarsi di persone che, sono di ispirazione, di coltivare la nostra passione, di accettare la trasformazione e cogliere quei segnali, quelle coincidenze, forse anche, quei sogni che ci possono aiutare. Quindi anche qui si parla proprio di coraggio che ci permette di, scoprire, altre cose che probabilmente, come abbiamo visto, si stanno preparando in questo periodo, ma che andremo a realizzare successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!